Buongiorno, ciao amoretto, salutiamo Mormeron, una bella notte tranquilla in quest'area dove eravamo solo due camper, è stata benissimo. Quindi ora proseguiamo per nuove destinazioni che più tardi vedrete. In questa zona c'è una qualità di Côte du Rhône che si chiama Châteauneuf-du-Pape, che è considerata uno dei migliori vitigni rossi del sud della Francia. Queste rocce hanno dei colori pazzeschi. Oggi giornata dedicata alla visita del Massif des Ocres. Siamo alle Ocres de Roussillon, che sono queste conformazioni rocciose che vedete qui nella foto. Da dove veniva estratta l'ocra con cui si facevano i colori, si facevano altre composizioni. L'ocra, che è questo tipo di roccia, questo colore da cui prende anche il nome il colore. Qui siamo però in Francia, non si deve dire spettacolare o spettacolare, ma ici c'est magnifique, o meglio ancora quando si dice c'est très 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 joli. Perché guardate che meraviglia di posto che siamo. Che colori pazzeschi! Insomma, in questa zona completamente ricoperta d'ocra, che è una polverina sottilissima che viene utilizzata come colorante tuttora. L'ocra come si è formata? Più di 110 milioni di anni fa in questa terra c'era il mare. Qui era completamente ricoperto di mare, poi oltre 100 milioni di anni fa il mare si è ritirato e ha lasciato vari sedimenti di rocce diverse, di sabbie e conformazioni diverse, finché il sole forte, l'essiccazione del sole, le piogge forti hanno portato a rilasciare questa terra rossa, che appunto è stata poi utilizzata negli ultimi tempi, nell'ultimo secolo, per l'estrazione dell'ocra stessa. Qui si cammina proprio sull'ocra, è una specie di sabbietta sottilissima. La Betty si fa il fondotinta, si fa un fondotinta all'ocra. Alle mie spalle trovate il bellissimo villaggio di Roussillon, proprio accanto a questo parco Les Ocres de Roussillon. Il villaggio è stato sconosciuto per tanti anni. Poi lo scrittore inglese Samuel Beckett, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto qui e ha trovato ispirazione per i suoi romanzi proprio in questo villaggio. E da lì è diventato famoso e quindi diversi attori e artisti, insomma, hanno trovato ulteriori ispirazioni proprio qui e ha cominciato a diventare turistico e quindi ad avere maggiore attrazione da parte di tutto il mondo.
abbiamo letto qui, questo terreno che è sabbioso, si vede, ferroso, anche quello lo si vede dal colore rossastro della terra, ed estremamente acido, è estremamente favorevole per una crescita di una vegetazione spontanea molto particolare e non usuale in questa zona della Provenza. Qua, che siamo abbastanza distanti dal mare, anche se qui c'era il mare, ci sono tanti anche pini marittimi, vedete questi qua. Qui diciamo che non si deve venire con scarpe bianche, magliette bianche e quando c'è vento, perché rischi di tornare color ocra. E si potrebbe dire anche quando piove. Sì, pure. E poi per cosa altro è utilizzata questa sabbietta? Ne parlate poco fa? Anche per i campi da tennis in terra battuta. In terra rossa, sì. È proprio una sabbia finissima questa. Allora, qui spiegano che Monsieur Jean-Étienne Astier di Roussillon ha inventato il procedimento di estrazione dell'ocra alla fine del XVIII secolo, che prevedeva l'ocra estratta, bagnata, mixata, lavata e rilavata ancora, per poi essere decantata e poi avere una sorta di macchinario che permetteva di estrarre questa colorazione particolarmente intensa. Hanno costruito questi ponticelli color ocra per poter passare le vallette, però c'è veramente molta vegetazione. Si vede che questo terreno è favorevole, fertile alla crescita di una vegetazione spontanea. Abbiamo anche trovato un gatto de rua, anzi un gatto de ocra. Eccolo lì. Un amore. In amore? Per me sta dando la Ho caccia a trovato un qualcosa. cinghiale. No, perché ha fatto versi di quando un gatto cerca come fa Mauro, ogni tanto anche Mauro fa così come quel gatto. Chissà perché Mauretto mi sta sempre dietro, mai davanti quando camminiamo. Meglio specificarlo, vero? Adesso sto davanti. Mauretto è passato in pole position. Era indietro con gli altri due, quindi laggiù in fondo c'è anche il Mont Ventoux, quello dove Betty stamattina mi ha detto non saliamo sul Mont Ventoux perché ci sono troppe curve. Minchia, per arrivare qua ne ha fatte ancora di più, comunque non importa. Eccoci, appena terminata la passeggiata all'interno del Parc des Ocres de Roussillon. Ma una passeggiata molto piacevole, anche abbastanza breve, poco più di 1,5 chilometri. Ci avremo impiegato, la guida dava 2 sentieri, uno da 20 minuti e uno da 50. Abbiamo fatto quello da 50, ma in realtà senza fermarsi sarebbe anche molto più veloce. Noi poi ci fermiamo. Fermandosi a fare fotografie o ad osservare ci si mette poco più di un'ora. Parco consigliatissimo, sia il paese di Roussillon che il Parc des Ocres sono molto carini, quindi se passate di qua ve li consigliamo davvero. Costo dell'ingresso 3,5 € per persona, direi assolutamente accessibilissimo, cioè i soldi che si danno sono per fare un po' di manutenzione, per mantenere i sentieri e le passerelle. Ora usciamo? Ora usciamo, consigliatissimo. Consigliatissimo. Ora usciamo e andiamo a vederci il paesino.
Cos'è, Mau? Distillatore, un alambicco per la distillazione della grappa. E finalmente, dopo mesi e mesi di lontananza, rivediamo le Alpi. Siamo nell'Alta Provenza in questo momento e stiamo proseguendo lungo delle strade non principali, quindi non autostrade, non superstrade, ma stradette un po' più piccole. Siamo circondati dai campi di lavanda che nel periodo di giugno e luglio sono al massimo del loro splendore. E invece qui di fronte, adesso tra 10 secondi ve lo faccio vedere, c'è un paesino delizioso, guardatelo, si chiama Lemè, con questa conformazione rocciosa di pare Putinga, dice Mau. Sì, sembra tipo la voce di Portofino, sembra. Finite le rocce, finisce il paese. Isolate queste rocce, stranissime. Quindi oggi abbiamo attraversato l'Alta Provenza, ora siamo arrivati nell'Alto Verdon. Ci sono qui di fianco le famose gole del Verdon, le Gorges du Verdon, che per mancanza di tempo non ci andremo, ci siamo già stati in passato, ma questa volta non le faremo perché domani già dobbiamo essere a casa per vari motivi, insomma. Quindi ultima tappa, ultima notte fuori è a Saint-André-les-Alpes. Siamo in mezzo alle montagne, siamo a più di 900 metri di altitudine, infatti inizia a fare anche freschino. Ma il posto è delizioso. È davvero un posto grazioso, molto tranquillo. E quindi ora ci dedichiamo ad un po' di lavoro d'ufficio, telefonate, mail, editing dei video, eccetera, eccetera. Insomma, ne abbiamo ancora un po' da fare per tutta sera. Ci vediamo domani a questo punto e saremo sulla strada di rientro per la Liguria. E buongiorno, ho lasciato il parcheggio, tempo uggioso, piovigina, un po' grigio e ora costeggiamo il Verdon, il fiume Verdon. E dopo 4 mesi siamo rientrati in Italia. Ebbene sì, lasciata anche la Francia e ci avviciniamo sempre più a casa, ormai siamo in Liguria. Eccola qua.